Ciao a tutti, vi presento quest'oggi il nuovo modello T183 di casa Squale. Questo modello nasce sicuramente per una nuova sfida, per dare la possibilità agli appassionati di poter acquistare, provare ed usare un orologio nuovo, mai visto, con sicuramente caratteristiche tecniche mai adottate finora da parte di Squale. Partiamo subito dal box. Il box è un cartonato con il marchio Squale stampato lucido. All'interno troviamo un comodo panno che vi viene offerto dal rivenditore Swiss Watch Passion, molto comodo per tenere puliti i nostri orologi. Questa confezione comprende anche questo telo che impreziosisce un pochettino quello che è il valore appunto dell'orologio nella scatola stessa, una bellissima custodia in pelle marchiata Squale, e andiamo a vedere subito che cosa troviamo all'interno. All'interno abbiamo, io l'ho tolto per comodità, il classico cartellino Squale, poi abbiamo il libretto di istruzioni, molto comodo per capire, no, per la manutenzione dell'orologio stesso, e la card della garanzia, ok? Dopodiché passiamo a vedere subito l'orologio. Fantastico, ragazzi, veramente bello. Metto via la custodia per lasciare spazio anche a quello che è la brochure che ho avuto direttamente dalla Squale quando sono andato in fiera a Basilea. Sicuramente, e già l'ho fatto notare a qualcuno, la differenza del nuovo modello con il modello che è stato presentato a Basilea nel 2019 differenzia dalla colorazione degli indici, perché sui primi modelli che sono stati fatti, quindi qui vediamo appunto in grande il modello Carbon Red, poi abbiamo il modello blu e il modello anche grigio. Sappiate che per ora è disponibile solo la versione Red. E che cosa è cambiato? È cambiato sostanzialmente la colorazione degli indici, che sono in super luminova di colorazione rossa, ok? Mentre nella prima versione, nel primo prototipo, la colorazione era standard, quindi una colorazione bianca, ok? L'altra cosa che vi faccio notare che è cambiato è il disegno delle sfere. Vedete? Queste nuove sfere sono delle sfere che richiamano lo stile vintage di qualche modello che già avete visto del passato di Squale, quindi cambiato, adesso cerco di farvelo vedere meglio, è cambiato rispetto alla classica lancetta che avevamo prima, ok? Liscia, di colorazione classica acciaio e arancione. Qua è stata resa uniformata, è stata resa trattata con lo stesso trattamento che troviamo sia sulla ghiera che sulla corona che sul fondello, un trattamento che non è il trattamento classico PVD ma è un trattamento DLC che è alla stessa caratteristica di imbrunimento dell'acciaio, ma rende l'acciaio molto più resistente e anche come soluzione è una soluzione più duratura, cioè non andrà via questa colorazione rispetto al classico PVD. Cosa c'è da dire subito della cassa? Che questa cassa, a differenza della cassa del 1521 dove prende ispirazione, è una cassa più grande, quindi è più spessa. Lo spessore di questa cassa differenzia rispetto a quella del 1521 di 2-3 mm. E che cosa rende questo spessore? Rende la cassa alta come il famoso e conosciuto e amato da tutti Bund. Quindi l'altezza di questa cassa rispecchia effettivamente quella che era l'altezza della cassa del Bund di Blancpain. Altra cosa particolare, l'inserto della ghiera è ceramico e qui troviamo ad ore 12 il dot di colorazione azzurra, sempre super luminova. Fate attenzione che gli indici
come vi ho detto, non sono più bianchi, ma hanno questa colorazione rossa che riprende la colorazione classica della cassa. La cassa di che cosa è formata? La cassa è formata da due componenti. Uno è il carbonio, quello che vedete qui in colore nero, e l'altro invece, quello in colorazione rossa, è fibra di vetro. Quindi sono due componenti che vanno a mettersi una sopra l'altra, quindi è stratificato e rende l'orologio veramente, veramente leggero, ma soprattutto ha la caratteristica di non far graffiare, quindi più problemi con i classici airline che avevamo sugli orologi. Su questo orologio noi non lo troveremo più. Altra caratteristica, la finestrella dell'orario, quindi non abbiamo più la classica finestrella con datario bianco, ma il datario è appunto nero, con la finestrella ricoperta, o meglio segnalata dal appunto classico rettangolo bianco. Caratteristica molto importante è anche vedere il fondello, quindi nonostante tutta la carcassa sia in fibra di carbonio, sia la corona sia il fondello è a vite. Il fondello è molto bello, è inciso, la lavorazione di questa cassa, la vedete, è una cassa sicuramente creata appositamente, ok? E si va tranquillamente ad avvitare il fondello e la corona, anche se le componenti sono diverse. All'interno che cosa abbiamo? All'interno abbiamo il movimento Sellita SV200, squale, oltre a questo orologio, ha già utilizzato il Sellita come movimento e l'ha utilizzato appunto sul modello Sub 39 che già vi ho presentato. Perché la scelta di questo movimento? Perché è una sfida per uscire fuori dai classici schemi del movimento ETA, dove ormai sapete tutti che ETA ha, tra virgolette, sta rendendo difficile l'approvvigionamento di questi movimenti, e il Sellita SV200 sicuramente è alla pari di un ETA 28-24. L'altra particolarità di questo orologio è anche nel cinturino. Il cinturino, come vedete, è trapuntato rosso come la cassa, poi gli altri cinturini per gli altri modelli saranno sicuramente trapuntati alla stessa colorazione della cassa, blu oppure grigia, ed è di un tessuto molto molto tecnico. Che significa tecnico? È un microfibra che prende ispirazione dal sistema balistico, quindi è un cinturino molto resistente e idrorepellente, quindi si può utilizzare anche in acqua. E in ultimo abbiamo anche la fibbietta marchiata squale, anche lei con trattamento DLC. Non fate confusione, DLC è differente rispetto al PVD, ve lo ripeto, il PVD è un imbrunimento dell'acciaio, mentre il DLC è un trattamento che viene fatto ed è un trattamento, chiamiamolo così, indelebile. Altra cosa che mi piace dire di questo orologio è che, data la sua altezza della cassa, guardate anche che il quadrante o dial, come lo volete chiamare, è stato opportunamente rialzato, ok? Non ha mantenuto lo stesso spessore e la stessa altezza del 1521. La lunetta di questo orologio è a 120 click, sentite? 120 click perché? Perché si migliora molto il posizionamento e soprattutto la precisione di mettere a ore 12 o a qualsiasi altro orario. Attraverso i 120 click riusciamo ad avere una precisione millimetrica per il posizionamento del dot sul minuto desiderato. Altra caratteristica del Super Luminova, stiamo parlando di un Super Luminova BGW09 ed è un Super Luminova che, nonostante tutto abbiamo la colorazione rossa sugli indici, vi posso garantire che al buio comunque sia garantisce affidabilità, soprattutto a livello di luminosità. Ora, ad essere critico, sicuramente un Super Luminova più chiaro avrebbe dato una luminosità molto più alta rispetto a questo. Comunque, nonostante tutto, il
la colorazione rossa di questo orologio mantiene comunque sia luminosità anche per in notturna, ok? Un'altra cosa importante da sapere è che questo orologio per ora è già disponibile sul sito Swiss Watch Passion e sarà disponibile in tutto il mondo con un prezzo di 1250 franchi più IVA. Come sempre vi ricordo che a tutti i miei follower che mi seguono sia su YouTube che sugli altri canali miei social, se volete prendere questo orologio sappiate che io posso darvi un coupon sconto che vi permette di pagare meno l'orologio. Questo orologio è disponibile già dall'inizio di marzo e per ultimo, come informazione tecnica, vi ricordo che il vetro è un vetro zaffiro, quindi ci garantisce la resistenza del vetro stesso e anche la possibilità di non subire graffi anche leggeri, e che è stato trattato con un sistema antiriflesso. Il diametro dell'orologio è di 42 mm e rispecchia perfettamente il diametro del suo, diciamo così, antenato 15-21. Mi rimane da dire che la profondità è un water resistant 60 atmosfere, quindi 600 metri. È un orologio che sicuramente richiama lo stile del 15-21, ma per questa appunto trovata tecnica che impreziosisce ancora di più l'orologio appunto della fibra di vetro e del carbonio, rende questo orologio sicuramente più importante. Ricordo che il prezzo di questo orologio è di 1250 franchi svizzeri più IVA, la spedizione la potete avere gratuita per tutto il mondo e ha una garanzia classica e standard di 2 anni. Benissimo, io adesso vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e spero di risentirci presto e magari con la presentazione del nuovo Full Lumen 1521. Ciao a tutti!